Parliamo ora delle forze che ci servono per far tagliare gli sci. Queste sono di gran lunga le più importanti. Quelle dal corpo lungo l'asse degli arti inferiori verso il piede sono importanti perché ci reggono, ci sostengono, ma quelle per far tagliare gli sci danno veramente l'efficacia massima alla presa di spigolo. Sono le più importanti. Applicando quelle avremo delle tensioni muscolari che risolveranno anche il problema dei carichi assiali. Non viceversa, pensando solo a dosare i carichi sull'asse degli arti inferiori non otteniamo abbastanza taglio. Allora, questa è la configurazione che siamo abituati a vedere quando si analizzano le forze applicate allo sciatore. Si considera la forza solo sull'asse della gamba, ma questa forza ha una componente importante verso la derapata, a strappare la superficie d'appoggio. Noi abbiamo bisogno di altro. Ecco, con questo piccolo esempio voi capite che se io schiaccio sullo sci, la cosa che può fare lo sci è derapare. Una parte va a rallentare questa derapata, però la gran parte della forza si scarica in derapata. Io ho bisogno per tagliare di una forza in questo senso, quindi applicare una forza da fuori a dentro perché lo sci possa scorrere. È quindi molto importante che noi pensiamo a sviluppare questo tipo di azione in questa direzione, utilizzando molto gli adduttori della gamba esterna, gli abduttori dell'interna e utilizzando moltissimo la supinazione del piede interno e la pronazione del piede esterno alla curva. È evidente in questo esempio come l'intervento di una forza da fuori verso dentro, verso la lamina, trasformi una derapata in un avanzamento dello sci in conduzione. Questo è un esempio veramente lampante su questo tappettino. Altro esempio, cosa che potete sperimentare, è questo, il semplice appoggio su due superfici che scivolano una sull'altra. Non ci dà speranza di stare in equilibrio. L'intervento invece dei muscoli adduttori dell'esterno e abduttori dell'interno a tirare dentro verso il pavimento tiene la lastra superiore aderente a quella inferiore. Vediamo poi qua nello sci l'applicazione di questo concetto. Chiaramente nello sci è molto importante trovare la direzione del movimento giusto, il tempismo esecutivo, e non è di facile applicazione, però è molto importante ed è la cosa che fa la differenza. Ancora a secco possiamo provarla con 3 elastici, uno alla caviglia, uno appena sopra il ginocchio e uno al gomito dell'esterno di un'ipotetica curva, e qua lo vediamo applicato su un terreno ripido. Stesso concetto applicato con questa espressione di forze a tagliare. Lo vediamo poi anche in curve più corte, in corto raggio, quindi la fase di chiusura curva, del dare forza per scappare via, viene fatta e pensata in anticipo come una fase in cui bisogna tirare i piedi veramente sotto a conficcare le lamine nella neve, e non un semplice appoggio che produrrebbe soltanto una grande derapata.